Suo fratello Pietro era partito per l'Argentina quando era piccolo e a Buenos Aires era diventato educatore, naturalista e padre di quello che diventerà poi lo scrittore e saggista argentino Raúl Scalabrini Ortiz. Quando Giambattista si imbarcò per la prima volta per andare oltreoceano nel 1901, decise di allungare il suo viaggio dal Nord al Sud America per rivederlo. Dopo aver visitato negli Stati Uniti il presidente McKinley, il vescovo di Baltimora James Gibbons, la mano dietro la Rerum Novarum, la prima enciclica sociale di Papa Leone XIII, e la suora missionaria Francesca Cabrini che un tempo aveva inviato dalla sua diocesi a New York. Fu un viaggio lungo ed estenuante che segnò profondamente la salute di Monsignor Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, che morirà 4 anni più tardi. Ma fu un viaggio che coronò una vita al servizio degli emigranti e una sua missione personale di rimarginare distanze e conciliare posizioni lontane. Scalabrini aveva studiato al Volta di Como in un contesto laico, ma fu uno dei protagonisti più interessanti della vita ecclesiale italiana di metà-fine Ottocento. Dopo il primo concilio vaticano del 1870 e il Non Expedit del 1874, che sanciva la non partecipazione dei cattolici alla vita del nuovo Stato unitario italiano, Scalabrini si impegnò a conciliare le divisioni tra Chiesa e società moderna e come vescovo di Piacenza divenne un modello di vita ecclesiale e sociale in riferimento al suo impegno a favore dei migranti italiani. Nel 1887, dopo aver visto partire 500 emigranti alla volta del porto di Genova e delle Americhe, costituì l'Istituto Cristoforo Colombo per formare preti disposti ad accompagnarli nei loro bisogni materiali e spirituali. E 2 anni dopo inviò una suora della vicina Codogno per accompagnare gli emigrati italiani a New York, quella Madre Cabrini che poi diventerà la prima santa americana e la patrona degli emigranti. Scalabrini fondò anche un ordine religioso in America, i Missionari di San Carlo, che oggi semplicemente sono conosciuti come gli Scalabriniani. Fu grazie alla sua opera che Scalabrini guadagnò il finanziamento e il supporto anche dello Stato italiano, interessato a unire le forze con la Chiesa per mantenere le radici cristiane e italiane degli emigranti. Un caso davvero unico in un tempo di profonda rottura tra lo Stato e la Chiesa. A più di un secolo dalla morte, Papa Francesco lo ha canonizzato nel 2022, a riconoscimento della sua testimonianza di conciliazione e supporto alle popolazioni migranti. Il segno più forte della sua presenza è ancora oggi il suo cognome, diffusissimo nel nord-est americano, a testimonianza di un qualche orfano salvato e affidato un tempo alle sue cure e soprattutto del gesto visionario di qualcuno che ha dato loro un inizio e una speranza. Magari non immediatamente realizzata nel presente, ma certamente ora nelle generazioni future.